Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cerezzime Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento, 4 febbraio 2022. Cos'ha Cerezzime? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cerezzime durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cerezzime? Cerezzime ha un farmaco a base del principio attivo imiglucerasi, appartenente alla categoria degli enzimi e nello specifico enzimi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Cerezzime può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Cerezzime 400 U polvere per concentrato per soluzione per infusione 1 FLAC. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gensime Europe BV. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe H. Principio attivo: imiglucerasi. Gruppo terapeutico: enzimi. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Cerezzime, imiglucerasi, ha indicato per l'uso come terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine, in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Gaucher non neuropatica, tipo 1, o neuropatica cronica, tipo 3, i quali evidenzino inoltre significative manifestazioni cliniche non neurologiche della malattia. Le manifestazioni non neurologiche della malattia di Gaucher includono una doppia delle condizioni seguenti: anemia dopo esclusione di altri fattori causali, quali carenza di ferro, trombocitopenia, interessamento osseo dopo esclusione di altri fattori causali quali carenza di vitamina D, epatomegalia o splenomegalia. Posologia: la gestione della malattia deve essere seguita da medici esperti nel trattamento del morbo di Gaucher. Posologia: a causa della eterogeneità e della natura multisistemica della malattia di Gaucher, il dosaggio deve essere personalizzato per ciascun paziente sulla base di una valutazione complessiva di tutte le manifestazioni cliniche della malattia. Una volta stabilita correttamente la risposta dei singoli pazienti a tutte le manifestazioni cliniche rilevanti, i dosaggi e la frequenza di somministrazione possono essere regolati con l'obiettivo di conservare i parametri ottimali già raggiunti per tutte le manifestazioni cliniche o migliorare ulteriormente i parametri clinici non ancora normalizzati. Vari regimi posologici si sono dimostrati efficaci per alcune o per tutte le manifestazioni non neurologiche della patologia. Le dosi iniziali sino a 60 U/kg di peso corporeo una volta ogni 2 settimane hanno dimostrato un miglioramento dei parametri ematologici e viscerali entro 6 mesi di terapia e l'uso continuato ha arrestato la progressione o ha migliorato i problemi ossei. La somministrazione di basse dosi quali 15 U/kg di peso corporeo una volta ogni 2 settimane ha dimostrato di migliorare i parametri ematologici e l'organomegalia, ma non i parametri ossei. La frequenza normale di infusione a una volta ogni 2 settimane. Si tratta della frequenza di infusione per la quale sono disponibili i dati. Popolazione pediatrica. Non ha necessaria alcuna correzione della dose per la popolazione pediatrica. L'efficacia di Cerezzime sui sintomi neurologici dei pazienti con malattia di Gaucher neuropatica cronica non è stata stabilita con esattezza e non è possibile raccomandare uno specifico regime posologico per queste manifestazioni, vedere paragrafo 5.1. Modo di somministrazione. Una volta ricostituito e diluito, il preparato viene somministrato mediante infusione endovenosa. Nelle infusioni iniziali, Cerezzime deve essere somministrato a una velocità non superiore a 0,5 unità per chilogrammi di peso corporeo al minuto. Alle successive somministrazioni, la velocità di infusione può essere aumentata, ma senza superare un'unità per chilogrammi di peso corporeo al minuto. Gli incrementi della velocità di infusione devono avvenire sotto la supervisione di un operatore sanitario. Per i pazienti che tollerano bene le infusioni per diversi mesi, può essere presa in considerazione la possibilità di eseguire l'infusione di Cerezzime a domicilio. La decisione di passare all'infusione domiciliare per il paziente deve essere presa dopo la valutazione e raccomandazione da parte del medico curante. L'infusione di Cerezzime eseguita a domicilio dal paziente o da una persona che se ne prende cura richiede la formazione da parte di un operatore sanitario in un contesto clinicamente controllato. Il paziente o la persona che se ne prende cura verranno istruiti sulla tecnica di infusione e nella compilazione di un diario di trattamento.
I pazienti che manifestano eventi avversi durante l'infusione devono immediatamente interrompere il processo di infusione e rivolgersi ad un operatore sanitario. Le infusioni successive potrebbero dover essere somministrate in un contesto clinicamente controllato. La dose e la velocità dell'infusione devono rimanere invariate in caso di somministrazione domiciliare e non devono essere modificate senza la supervisione di un operatore sanitario. Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Il personale medico ha invitato a registrare i pazienti affetti da morbo di Gaucher, inclusi i pazienti con manifestazioni neuropatiche croniche, nella Eurosit Gaucher Registria Euro-S, vedere paragrafo 5.1. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: ipersensibilità. I dati attuali, ottenuti da uno screening ELISA seguito da un'analisi di radioimmunoprecipitazione di conferma, suggeriscono che durante il primo anno di terapia, nel 15% dei pazienti trattati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere cerebzime durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cerebzime durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. È disponibile una limitata esperienza derivante dagli esiti di 150 gravidanze, basata principalmente su segnalazioni spontanee e su revisione della letteratura, che suggerisce come l'uso di cerebzime sia utile. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cerebzime non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Tabella delle reazioni avverse. Le reazioni avverse sono elencate in base alla classificazione sistemica organica e alla frequenza: comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo, non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo, e raro, a 0 yen 1, 10, 000, 1, 1, 000. Nella, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Nei pazienti sono stati usati dosaggi fino a 240 U/kg di peso corporeo una volta ogni 2 settimane. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Enzima imiglucerasi, I, glucocerebrosidasi ricombinante mirata ai macrofagi, codice ATC, A16AB02. Meccanismo d'azione. La malattia di Gaucher ha un raro disturbo metabolico ereditario dovuto a un deficit dell'enzima lisosomiale I, glucosidasi. Proprietà farmacocinetiche. Durante un'ora di infusione endovenosa di 4 dosi, 7, 5, 15, 30, 60 U/kg, di imiglucerasi, una condizione di equilibrio in cui l'attività enzimatica a costante viene raggiunta in 30, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi singole e ripetute genotossicità. Elenco degli eccipienti. Mannitolo, sodio citrato, per regolare il pH. Acido citrico monoidrato, per regolare il pH. Polisorbato 80. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.